Oggi voglio parlarvi un po', ragazzi, di questo prodotto, il Furuno TZT3. È uscito già il modello anche nuovo, l'XL, ma il 3 ce l'ho sempre nel cuore. È una macchina che uso da tanti anni e ce l'ho ancora e la uso su tantissime barche. È una macchina molto versatile, con tante funzioni interessanti e oggi vi mostro un po' di queste funzioni. Siamo a Lampedusa, ragazzi, guardate un po'. La meravigliosa Lampedusa, e su questa macchina abbiamo anche tanti accessori collegati. Si va su Furuno e qui vedete abbiamo tante schermate. Il TZT3 si collega con diversi accessori e qui abbiamo installati diversi black box. Andiamo a vedere quali sono. Abbiamo il radar, abbiamo il DFF 3D e abbiamo anche il side scan sonar. Abbiamo anche una specie di FLIR e abbiamo anche i Seakeeper, il Ride, che sono dei flap particolari che vi mostrerò dopo, servono per tenere la barca sempre in assetto quando siamo in corsa. Iniziamo, ragazzi, dalla cartografia. Qui siamo a Lampedusa, la cartografia è una CMAP. Su questa schermata tutte le funzioni principali le andiamo a trovare qua sotto. Qui scegliamo la carta tra pesca o CMAP. Come vedete sulla carta pesca abbiamo più linee di battimetria. Oppure andiamo a utilizzare la classica CMAP. Poi abbiamo la possibilità di avere gli overlay, sia del radar, le foto satellitari che sono già attive, o possiamo anche inserire delle zone di guardia. In fondo dopo abbiamo gli oggetti utente. Qui possiamo inserire nella carta la visualizzazione di punti, catture, foto, confine, oppure abbiamo le icone dell'AccuFish se lo andiamo a attivare. La cartografia è abbastanza semplice, non è nulla di molto elaborato, però funziona veramente bene ed è molto facile, per esempio, utilizzarla per creare rotte e andare a fare una navigazione sotto costa o per la traina. Basta battere sullo schermo, inserire una nuova rotta, aggiungere tutti i punti che vogliamo, possiamo ovviamente anche muoverci, dare il fine rotta e automaticamente la macchina, sceglieremo un nome, ci creerà la rotta. Sopra abbiamo tutti i valori principali di questa rotta. A una velocità di 5 nodi ci metteremo 1 ora e 12 minuti e faremo 6 miglia. Andiamo a cancellarla, si batte sulla rotta e si va su cancellare. Chiaramente, avendo qui anche il pilota automatico, ho la possibilità di fargli fare tutto in automatico proprio al pilota e questa è una comodità chiaramente in più. Non tutte le barche hanno il pilota, però su una barca come questa, dove abbiamo installato tantissimi accessori della Furuno, è chiaro che il pilota ci doveva stare. Andiamo a vedere adesso l'ecoscandaglio. In questo momento siamo in alta frequenza e qui possiamo scegliere però anche la bassa, che è questa. Questa linea sottile che vedete è la linea di fondo, si chiama linea bianca, e questi che vedete qui sono dei target, dei piccoli pesci. Come per la cartografia, il menu più importante sull'ecoscandaglio è quello che viene dal basso verso l'alto. Qui possiamo scegliere la nostra sorgente, qui abbiamo anche il DFF 3D che è un ecoscandaglio da 3 kW, il modo di visualizzazione, frequenza singola, doppia, blocco fondale, il marker, il zoom. Andiamo a vedere per esempio blocco fondale. In questo modo noi mettiamo in evidenza solo i primi 10 metri vicino al fondo, mentre la parte destra è l'ecoscandaglio classico.
sto guardando solo con la bassa frequenza in questo momento. Quali sono i parametri e le funzioni principali nell'ecoscandaglio? Ne abbiamo fondamentalmente 3. Abbiamo il gain, il clutter e il shift. Andiamo a vederle una a una e come vanno impostate per riuscire a mettere a fuoco bene i nostri target. Selezioniamo l'ecoscandaglio, menu a tendina, andiamo sulla visualizzazione standard, possiamo anche lasciarla su blocco fondale. Qui abbiamo il gain deve essere impostato su manuale ovviamente, andiamo a cliccarlo. In questo momento abbiamo un gain a 82. Se lo abbassiamo, come vedete, tutti i target cambiano colore e diventano di un colore più chiaro. Dopo parleremo anche della palette colori, che in tante situazioni è veramente importante per riuscire a vedere meglio target e fondo. Quando troviamo il livello di gain giusto, dobbiamo dargli il fatto. Benissimo. Questa riga bianca abbiamo detto che è questa, ve la mostro anche qui, overlay, bordo bianco, posso scegliere lo spessore, io vi consiglio di tenere sempre sul 2, in quanto è abbastanza sottile e non dà fastidio, qui la vedete bene, ma se volete metterla ancora di più in evidenza, proviamo, andiamo su overlay, mettiamola per esempio a 4, ed ecco che la nostra riga bianca diventa ancora più marcata. Secondo parametro, dopo il gain, abbiamo il clutter, LF clutter. LF sta per low frequency, bassa frequenza. Adesso è regolato a 27. Io vi consiglio di tenere il clutter per lo più per tutti i tipi di tecnica, diciamo standard, se non vogliamo fare delle cose molto particolari, cerchiamo di tenerlo tra il 10 e il 30-35. Cosa cambia con il clutter? Guarda un po', se io abbasso il clutter mi aumentano un po' i disturbi. In questo caso il gain è abbastanza basso e questo target è comunque ben visibile. Ma se io vado ad alzare per esempio il gain, così vedrete ancora meglio l'effetto, tiriamolo un po' su, ecco fatto, e vado di nuovo a agire sul clutter, guarda un po', vedete che mi toglie dei disturbi, mi serve proprio per mettere a fuoco alcuni target. Guarda per esempio questo target che sta qui sopra e questo. Vediamo se riesco a farlo, eccolo qua. Aumentando il clutter tolgo via tutte le cose più leggere ed è comunque diverso rispetto al gain. Per i calamari è fondamentale usare il clutter nel modo corretto, perché mi serve proprio per ridurre la banda di visualizzazione. Per chi segue i miei video sa di cosa sto parlando, cioè la differenza tra gain e clutter lì si capisce molto bene. Riduco la banda di visualizzazione dei colori e metto a fuoco il target in un modo più preciso. Quindi con un clutter compreso tra il 15, 10-15 e il 20-30, diciamo, trovo la scala cromatica perfetta proprio per i calamari. Andiamo a vedere qualcos'altro. Faccio notare ancora una cosa. Questa è la rappresentazione del fondo. Mi raccomando di non fare l'errore a pensare che questo, togliamo la storia intanto, andiamo avanti con la registrazione, non dobbiamo fare l'errore che questo è la sezione del fondo che sta sotto la barca. Non è così. Questa è la visualizzazione di tutto quello che vede il nostro cono sulla superficie del fondo. Qui ogni tanto è interrotto il segnale, ma il motivo è semplicemente per le onde, per le bolle d'aria. Siamo fermi in rada e ogni tanto, oggi è una giornata parecchio ventosa, e ogni tanto le bolle d'aria passano sotto e mi fanno perdere il segnale alla macchina. Comunque, questo è il punto più vicino all'ecoscandaglio, quindi presumibilmente si trova proprio sotto la barca. Questa è la parte del cono più esterna.
Se io sto cercando dei pesci all'interno della colonna d'acqua, un buon sistema è aumentare il gain e aumentare anche un po' il clutter. In questo modo riuscirò a vedere i pesci che si trovano anche all'esterno del cono rispetto al centro barca. Vi faccio vedere un esempio. Vado su, vado sul gain e aumento il gain. Attenzione a guardare cosa succede qua sotto. Aumentiamo. Avete visto che questa zona si è allargata? Si è allargata molto? Questa parte che prima non si vedeva è la visione laterale del nostro trasduttore, i famosi lobi laterali. Chiaramente mi ritrovo anche un po' più di sporco sullo schermo sopra. Allora cosa faccio? Vado di nuovo a agire sul clutter e in questo caso lo vado ad alzare un pochino. Quindi mantengo una visione laterale molto elevata, vedo i target anche in distanza, ma tengo anche lo schermo abbastanza pulito. Attenzione a non aumentare troppo il clutter perché andrò a togliere i target. Vedete che anche i target più visibili a un certo punto spariscono, con tutto che il gain è molto alto. Quindi, come vi ho detto prima, il mio consiglio è di tenerlo a 20, 15, 25, non esagerare. E se ho proprio bisogno di cercare, per esempio, ricciole o tonni un po' fuori dal cono, in questo caso posso aumentarlo di più e aumentare di più il gain. In questo caso la sonda è una B265LH, quindi ho la possibilità di avere anche la visione a doppio cono, cioè posso guardare sia la parte bassa frequenza che la parte alta frequenza contemporaneamente. Da questa parte abbiamo l'alta frequenza che ha un cono un po' più stretto, che è questo qui, è più stretto il cono, quindi la banda rossa è più compatta, è più stretta, proprio per il motivo che vi ho detto. Essendo un cono più stretto vedo meno lateralmente. La bassa frequenza ha un fondo più spesso, più largo, perché vedo più lontano, vedo più a destra, più a sinistra, più davanti e più indietro. Guardate un po' anche il pesce foraggio che abbiamo sotto la barca, tutti i mark. La differenza tra l'alta frequenza e la bassa frequenza. La bassa frequenza mi prende molto prima i mark. L'alta frequenza li vede solo sotto la barca, sotto il centro della barca dove ho il trasduttore. Quindi ho una visione leggermente diversa. Questi pesci in tutta la prima parte non erano visibili sull'alta frequenza. Sulla bassa li vedo bene, già dall'inizio. Sull'alta vedo soltanto la parte, il momento in cui diciamo i pesci sono passati sotto al trasduttore. Voglio parlarvi un attimo delle palette colori. La palette colori che io preferisco è quella black, è quella con lo sfondo nero. Chiaro che se abbiamo una barca piccola, center console, con il sole che spara diretto, abbiamo un po' più difficoltà magari a vedere certi particolari, però è la palette colori che a me dà il massimo del risultato cromatico, cioè riesco a vedere anche piccoli target in un modo molto definito. Sotto il sole si può utilizzare, se proprio abbiamo il sole che ci batte sullo schermo, anche un colore di sfondo bianco. Ma vi faccio notare una cosa, il target sottile, che è in azzurro chiaro, sullo sfondo bianco lo vedo molto male. Guardate un po' come si vede invece quando siamo sullo nero. È tutta un'altra cosa. L'azzurro chiaro sul nero viene fuori molto meglio. Il target rosso, quello forte, ovviamente si vede bene sia sul nero che sul bianco. Facciamo di nuovo un esperimento. Come vedete il rosso, comunque anche il fondo viene fuori bene. Se ho una giornata con il sole che batte sugli strumenti, alla fine probabilmente mi paga di più questa situazione. Furuno però ha fatto un'altra palette colori che si chiama colori del giorno. Andiamo a vederla insieme. Questa è una colorazione ibrida. Non esiste più l'azzurro chiaro. L'azzurro chiaro è trasformato in blu.
quindi mi viene molto fuori anche sullo sfondo bianco. Il rosso diventa verde e tutti i colori che vanno dal blu al giallo sono quelli che mi determinano i target alla fine. Solo il rosso cupo, cioè quello che mi identifica il fondo, rimane verde. È una palette colori a cui io non sono abituato e non sono un grandissimo amante di questa cosa qui, perché la visione dei target, anche in questo momento abbiamo del pesce foraggio che ci sta passando sotto, non mi dà tutte le informazioni che riesco a avere con i target rossi su fondo nero o su fondo bianco. Però a qualcuno può anche piacere, e visto che andare a pesca deve essere comunque sempre un piacere, se qualcuno vuole lo può usare sicuramente. Un'altra cosa, all'interno del TZT3 abbiamo le modalità anche automatiche, abbiamo game manuale, autocrociera o autopesca. Queste sono molto comode perché settano già la macchina in un modo automatico, sia per quanto riguarda il gain che per quanto riguarda il clutter, per la miglior visione possibile nelle condizioni in cui ci troviamo. Ritorniamo però sulla palette nera, così abbiamo già fatto, ci siamo un po' già abituati a questi colori e riusciamo a riscontrare meglio le differenze. Questa è la situazione pesca con il gain automatico. Posso comunque agire all'interno della macchina per andarlo a tarare proprio precisamente con quello che serve a me. Basta avere il menu a tendina, andiamo sull'offset per esempio della parte bassa frequenza, in questo momento l'avevo tarato a -2 e se lo alzo, come vedete, ho molte più informazioni sullo schermo. Per me l'ideale potrebbe essere in queste condizioni un -3. La macchina mi gestisce il clutter e il gain per avere il massimo risultato su tutti i target. Questa cosa la fa in automatico anche quando vado avanti con la barca, posso andare anche molto veloce, riesce a gestire tutti i parametri per avere il massimo del risultato sullo schermo. È molto comodo se abbiamo dei dislivelli repentini, però c'è una cosa che vi voglio dire: quando peschiamo cerchiamo di stare in manuale e cerchiamo di imparare a usare bene gain e clutter, perché in tante situazioni riusciremo a essere molto più incisivi nella visione del target e nell'analisi del fondo. Una delle cose più importanti, secondo me, è l'utilizzo corretto dello shift, proprio quando andiamo a pescare in profondità un po' più elevate, che non siano come in questo caso 10-20 metri, ma quando andiamo oltre i 40 e i 50 metri, ormai la pesca a 80-90 metri è diventata abbastanza normale. Andiamo a vedere come fare per regolare lo shift. Togliamo questa cosa qua, menu a tendina, dobbiamo prima di tutto togliere la scala automatica, quindi andiamo su off, passiamo anche in game manuale che a me piace sicuramente di più, adesso andremo a tararlo. In questo momento la macchina è tutta in manuale, quindi non sa dove si trova il fondo. Il fondo scale a 120 metri. La prima cosa che devo fare è mettere in evidenza la parte superiore. Come si fa? Si usano 2 dita, si allarga e si sposta. La prima cosa che vi voglio far notare è che posso gestire le 2 frequenze in modo diverso. In questo momento io ho l'alta frequenza con un fondo scala a 120 metri e la bassa invece che mi arriva fino a 12 metri. Questo è fondamentale. Se io sto pescando per esempio in traina d'altura, posso tenere la bassa frequenza che riesca a battermi fino al fondo, anche a 500 metri, 400 metri, mentre l'alta frequenza la uso per mettere in evidenza solo i primi 20-30 metri sotto la barca, in modo da avere molta più, diciamo, sensibilità sui target che stanno proprio sotto la barca. Visto che la macchina può gestire in modo indipendente le 2 frequenze, tutto funziona perfettamente. Adesso vi racconterò anche cos'è questo secondo fondo che tanti mi chiedono, perché si vedono 2 fondi.
ce n'è uno che è quello giusto e quello, chiamiamolo, sbagliato. Adesso la macchina comincerà ad andare anche un po' più veloce. Eccoci qua. È passato anche un pesce un po' più decente, infatti è riuscito a fare un po' anche l'arco. Vediamo se riusciamo a metterlo un po' in evidenza. Qui siamo nella parte bassa frequenza. Lavoriamo un po' di clutter, che secondo me in questo momento è troppo alto. No. Eccolo qua. Purtroppo più di così non si riesce a fare. Il pesce non è passato proprio sotto la barca, ma un po' più spostato. Parliamo dello shift. Come vi ho detto, si allarga lo schermo e si sposta la colonna d'acqua e si cerca di mettere la colonna d'acqua a un terzo o anche un quarto rispetto a tutto lo schermo. In questo modo io avrò il massimo della definizione sui target, sulle misure, sulla profondità che mi servono di più. Guardate un po' la differenza con l'alta frequenza. Qui ho tutta la colonna d'acqua che va da 0 a 13 metri, qui dai 6 ai 12 metri. Quando saremo al largo vi mostrerò che io utilizzo circa 15 metri e vado a spostarli a seconda della profondità, anche per avere i target tutti della stessa dimensione, avere un riferimento sui target. Altrimenti rischio di avere pesci piccoli che mi sembrano giganteschi quando l'acqua è bassa e pesci giganteschi che invece mi sembrano piccoli quando sono a profondità elevate. Quindi lo shift è una cosa fondamentale. Utilizzandolo in doppia frequenza siamo svincolati proprio da una frequenza e dall'altra e possiamo andare ad analizzare e a vedere due finestre contemporaneamente. Adesso andrò a mettere anche la frequenza singola. Eccoci qua. Qui scelgo sempre bassa o alta frequenza, quindi vado su bassa. Come vedete è accelerato perché non usa più il doppio canale e come vi ho detto prima con due dita posso andare a modificare la colonna d'acqua che voglio andare a leggere. E adesso parleremo un attimo del secondo fondo. Eccolo qua. Questo non è un fondo che sta sotto a questo, ma è semplicemente il riflesso dato dalla superficie dell'acqua, quindi il segnale parte, viene riflesso dal fondo, torna sulla superficie dell'acqua che lo riflette lei di nuovo, batte di nuovo e torna su. Facendo 2 volte questo passaggio, il suono, prima di tornare sul trasduttore, mi va a disegnare il secondo fondo. In realtà, se il fondo è duro, non come in questo caso dove siamo adesso, riusciremo a vedere addirittura anche il terzo fondo. Eccolo qua. Sta comparendo proprio adesso. Cosa mi serve fare questo? Questo è un sistema che funziona molto bene per riuscire a capire quanto duro è il fondo. Se io ho un fondo in roccia o duro tipo in ghiaia, riuscirò ad avere più riflessi. Se ho un fondo in sabbia, meno riflessi. Se ho un fondo in fango, ancora meno. Se io so dove mi trovo in un certo momento, metto il doppio o triplo fondo e mi sposto lungo lo specchio d'acqua, riesco a individuare le zone più dure rispetto alle zone più morbide, che sono sicuramente più importanti e che pagano di più rispetto al semplice fango. Ovviamente per fare questa cosa è meglio essere in una situazione di mare calmo, perché se no rischiamo a far perdere il sincronismo al nostro ecoscandaglio e quindi ci ritroviamo questi buchi. Queste sono le funzioni fondamentali del nostro ecoscandaglio. Andiamo a vedere adesso il radar. FUR 1, radar, schermata del radar, pulsante per farlo partire. Eccoci qua.
Il radar bisogna utilizzarlo soprattutto di giorno. Lo so, questa sembra una cosa che come di giorno, il radar mi serve la notte o quando c'è la nebbia o quando non si vede bene. Bisogna utilizzarlo di giorno, perché solo di giorno noi riusciamo ad avere un buon approccio con il radar e impariamo a conoscerlo e ad usarlo nel modo corretto. Andarlo a usare solo di notte vuol dire ritrovarci con dei parametri e delle visualizzazioni che non siamo in grado di riconoscere. Oggi è giorno, vedo le barche che stanno davanti a me, le rivedo anche sull'ecoscandaglio, sul radar, e so riconoscerle. Se faccio pratica in questo senso mi aiuterà tantissimo quando sono in navigazione la notte, perché riconoscerò il tipo di mark. Il radar possiamo vederlo anche direttamente sulla cartografia e questa è un'altra funzione che secondo me è molto importante. Andiamo su cartografia. In questo momento abbiamo la funzione carta sulla prua, andiamo a mettere nord up invece, ci spostiamo così, qua siamo nella baia, perfetto, tendina bassa, overlay e andiamo a metterci il radar. In questo modo possiamo utilizzare la carta e il radar contemporaneamente. Questa zona che vedete qui di disturbo è che siamo vicini a una barca grande e questa ci fa l'ombra chiaramente. La parte interessante è questa. Le funzioni più importanti del radar le troviamo, come per tutti gli altri accessori, sempre con la tendina dal basso verso l'alto. Su questa serie di radar, che è il DRS, abbiamo anche il Bird Mode, che serve per vedere le mangianze. Bisogna utilizzarlo nel momento in cui le condizioni lo permettono, perché se il mare è moderato o mosso, vedete cosa succede? Aumenta tantissimo il gain. Adesso abbiamo la barca a fianco, quindi non riusciamo a vedere tanto lontano, ma il Bird Mode è molto utile per andare a vedere le mangianze fino anche a una distanza di 2-3 miglia, 4 miglia, a seconda di quanti uccelli ci sono. Non va utilizzato normalmente perché se no ci sporca tutto lo schermo, quindi lo mettiamo su off. Abbiamo un Reds Boost che ci permette di mettere in evidenza i target più piccoli. La visione standard è questa fondamentalmente, come vedete è un po' meno nitida. Quando andiamo a utilizzare il Reds Boost andiamo a aumentare la definizione, quindi i target sono più precisi, riesco a visualizzare anche target più piccoli. Qui abbiamo tutte le funzioni che normalmente vanno tenute in automatico oppure possono essere anche gestite in manuale. Io vi consiglio di utilizzare l'automatico per avere, diciamo, un radar subito funzionante. Una funzione molto interessante di questo radar è la gestione del target. In questa funzione, con questa funzionalità, tutte le barche che saranno in direzione della nostra barca diventeranno rosse. Tutte le barche che vanno via o non sono un rischio, diciamo, gestito dal nostro computer, rimarranno sempre verdi. Quindi quando entro in una baia la notte mi accorgo subito di quali che sono i target in movimento e quali sono invece i target che sono fermi, rossi o verdi. Ho anche un sistema antipioggia. In questo momento ovviamente la pioggia non c'è, quindi non vediamo nessun tipo di differenza. Se ci fosse la pioggia, in questo modo potrei andare a pulire lo schermo dalle macchie rosse della pioggia. Restiamo sui target. Adesso aspetteremo una barca che passi, così vi faccio vedere anche come funziona l'acquisizione dei target.
Adesso vi mostro il black box che io uso in assoluto di più, cioè lo uso più dell'ecoscandaglio, per intendersi. Perché? Perché mi fa due cose che per me sono diventate essenziali. Una è la mappatura del fondo e uno è il live, cioè farmi vedere in diretta dove stanno i pesci, a destra o a sinistra della barca. Si chiama DFF 3D. Andiamo a vederlo qui. Vi faccio vedere una schermata composta. Questo è l'ecoscandaglio tradizionale. Queste due schermate invece sono del DFF 3D. In questo momento è in manuale, quindi ve lo regolo giusto per dove siamo ora. Bisogna battere sulla schermata e si va a allargare e si mette il DFF 3D in linea. Questo è il live, cioè mi mostra in diretta cosa sta succedendo. Qui si vede male, siamo attraccati su un'altra barca che mi dà disturbi. Come vedete non riesco a farvi vedere tutto perfettamente. Questo è il triplo ecoscandaglio, cioè questa immagine genera quest'altra immagine qui sotto, che non è altro la memoria di quello che succede sopra. Qui riesco a vedere la posizione dei pesci rispetto alla mia imbarcazione, che si trova qui dove c'è scritto lo 0. Se io vedo un mark qui, vuol dire che si trova a 7 metri dalla barca sul lato di dritta, a destra, ha una profondità per esempio di 7 metri. E la stessa cosa la vedo qua sotto. Chiaramente qui la vedo in diretta e appena il pesce è passato non lo vedo più. Se invece passa qui mi lascia il mark anche su questo triplo ecoscandaglio. Adesso vi mostro il live su tutto il schermo, così lo vediamo anche un po' meglio. Quindi FUR 1, vado a cercarmi la schermata del live, che è questa, eccola qua. Questi sono i pesci, la mangianza, e questa è la linea di fondo. Come vi dicevo prima, sono in grado di identificare la distanza dal centro della barca e la profondità, con i metri che ho qua. Questo strumento mi aiuta tantissimo anche nella pesca del calamaro, perché in tantissimi casi io vedo il calamaro sul mark, sul mio ecoscandaglio, ma non stanno proprio sotto la barca, sono spostati a destra o a sinistra, e questo mi aiuta tantissimo, proprio a capire da che parte della barca calare le esche. La memoria, il triplo ecoscandaglio di cui parlavamo prima, è anche molto comodo, soprattutto nella pesca del tonno. Con questo ecoscandaglio sono in grado di vedere un tonno anche a 30 metri dalla barca a destra o a sinistra, o se sto scarrocciando, quindi anche nella mia scia di pastura, e capire su che profondità si sta muovendo. Quindi vado a agire sulle mie esche per portarle al livello esatto di pesca. La funzione però più importante di questo DFF 3D è quella di cui vi parlavo prima, cioè la mappatura del fondo. Per farla cosa devo fare? Tendina a destra, attivare la registrazione PBG e lei praticamente adesso, la mia sonda, mi andrà a disegnare sopra la mia cartografia tutte le parti con delle colorazioni diverse a seconda della profondità. Qui ho la scala dove posso andare a mettere i colori. Vediamo se riesco a trovare però qualcosa di già registrato, così ve lo mostro meglio. Eccoci qua. Ecco qui la mappatura. Ovviamente devo andare ad agire sui colori della zona che abbiamo mappato. Quindi devo muovere qui, vado sulla parte automatica e mi mette in evidenza tutta la parte, tutta la zona che ho già mappato con il mio DFF 3D. Guardate per esempio questa roccia. Questo è un posto magico dove andare a pescare.
che se anche l'avessi trovato con il mio ecoscandaglio non sarei riuscito a disegnarlo così bene. E attenzione che fare la mappatura con un trasduttore solo è veramente molto diverso che farla con questo che ne ha 40. Prima di tutto perché i coni di ciascun trasduttore sono di appena 3 gradi e non ho il problema dell'effetto ombra, dell'ombra del cono, ma poi avendone 40 riesco a mappare una zona, un'area molto grande. Riesco a fare circa 2 volte la profondità a cui mi trovo. Questo vuol dire che su una battimetrica di 50 metri io riesco a mappare fino a 50 metri a destra e 50 metri a sinistra in un'unica passata, e con 2 passaggi riesco a disegnarmi perfettamente la posizione delle pietre o delle secche. Guardate anche questa punta, si vedono perfettamente tutte le anse. Se io avessi avuto la mappatura classica a una sonda avrei dovuto fare tantissimi passaggi per riuscire a disegnarla in questo modo. Vi posso assicurare che questa fa una grandissima differenza in pesca. Andiamo a vedere un'altra zona che abbiamo marcato ieri. E anche qua, eccoci qua, guardate un po' la conformazione di questa punta. I punti dove trovare le ricciole? Sicuramente qui, qui, qui e qui. Sono i punti preferiti dei predatori. Riescono a mettersi nella parte nascosta della corrente e fanno l'attacco. Chiaramente questo tipo di visualizzazione posso decidere di metterla in evidenza o meno. Tendina dal basso sulla nostra cartografia. Vediamo questo. Overlay. Carte, ombreggiatura profondità off, e la cartografia torna di nuovo standard. Adesso vi faccio vedere come si va a comporre una pagina, cioè la possibilità di mettere più schermate insieme sulla stessa pagina. Qui abbiamo una plancia importante, abbiamo 2 monitor belli grandi, però qualcuno potrebbe avere anche solo uno strumento. Potrebbe essere utile vedere più cose contemporaneamente. Fur 1, abbiamo le paginette già composte del mio amico ovviamente, però possiamo andarne a modificare una per farvela vedere. Quindi teniamo cliccato e andiamo ad agire su questa iconcina e qui decido cosa mettere. Un classico è la cartografia con il nostro ecoscandaglio, ovviamente. Si va sul tasto OK e in questo momento abbiamo cartografia e ecoscandaglio. Dopo aver creato tutte le schermate che vogliamo, possiamo richiamarle direttamente da Fur 1. Nel nostro caso, per esempio, di nuovo la cartografia, e posso anche sulla tendina superiore andare a salvare quelle che sono le schermate che uso di più, per esempio anche solo ecoscandaglio. La macchina funziona con 4 tendine. La tendina sinistra ho tutti i parametri di navigazione che posso anche andare a modificare, posso aggiungerne, posso toglierne, posso avere le indicazioni per il go-to, cioè per la rotta che vado a fare, posso aprirla e chiuderla. Tendina dal basso all'alto che riguarda tutti i parametri della schermata che sto guardando. Una cosa che non vi ho mostrato prima, i settaggi dell'ecoscandaglio. In realtà all'interno della macchina ho molti più settaggi che solo quelli della tendina, però vi ho già detto quelli sono i più importanti. Ma andiamo a fare una piccola carrellata di quello che possiamo fare. Il colore di sfondo giorno, il colore di sfondo durante la notte, in questo caso blu scuro, il livello dei colori dell'ecoscandaglio, 64 colori, la funzione cancella colore, io vi consiglio di tenerla sempre a 0, serve per togliere i colori più chiari, però noi dobbiamo vedere anche le cose che stanno un po' più lontano sulla barca, quindi teneteli a 0.
la portata del cursore, la scope, tantissimi lo usano, io non lo uso tantissimo, può essere utile in certe situazioni, per me veramente sono situazioni molto molto difficili. La funzione che permette allo strumento di andarsi a cercare il fondo automaticamente e dove mettere nella scala automatica il fondo, quindi posso anche dirgli di metterlo più in basso o più in alto, diciamo che un valore intorno ai 70-75 è quello giusto. Gli zoom, fondale bloccato, quanto mettere, questo è un po' basso, per esempio il fondale bloccato potremmo tenerlo sui 15 metri, questo è il valore che io uso di più. Ve lo mostro in diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando vado nella visualizzazione blocco fondale, lui mi genererà la colonna di 15 metri. Qua siamo in acqua molto bassa, andiamo oltre i 15 metri, quindi chiaramente si vede anche la parte sopra, non funziona perfettamente, però serve proprio per mettere in evidenza la parte bassa del nostro schermo. Torniamo qui, dividi la scala, modo ricerca abbiamo visto, rifiuto e interferenze vi consiglio di tenere sempre in auto, posso anche spegnerlo se sto cercando i calamari per avere qualcosina in più, ma in automatico funziona veramente molto bene. Qui ho tutti i parametri del clutter, il TVG per chi segue il mio canale lo sa già, serve per mettere a fuoco tutti i target nella colonna d'acqua, ma si usa soprattutto quando si va a pescare oltre i 100 metri. Modalità di trasmissione, cioè quanto veloce deve essere il ping, io la tengo sempre in manuale con un valore 20 che è il massimo. Qui posso mettere in stand by il nostro ecoscandaglio, la nostra sonda. Allora, voglio dirvi una cosa su questo stand by. È fondamentale che voi non lasciate l'ecoscandaglio acceso quando la barca è fuori dall'acqua, quando la sonda è fuori dall'acqua. Soprattutto con le sonde CIRP e con questi nuovi strumenti, se la sonda sta fuori dall'acqua si alza tantissimo di temperatura e ci sono già tanti casi di sonde scollate. Mi raccomando, se tirate fuori la barca dall'acqua e volete accendere lo strumento per fare un aggiornamento o per controllare che sia tutto quanto in ordine, ricordatevi di metterlo sempre in stand-by, è una cosa fondamentale. In questo modo avrete sempre la sonda in ottime condizioni che vi durerà per tantissimo tempo. Questa è la parte di tutta la parte che riguarda gli allarmi e dopo ci sono le impostazioni iniziali dell'ecoscandaglio. Questa macchina, che è abbastanza evoluta, hai la possibilità di scegliere anche la sorgente. In questo caso ne abbiamo tre. Abbiamo il DFF1 UHD, che è il black box CIRP da 1 kW, abbiamo il DFF3 UHD, che è il black box da 3 kW CIRP, e dopo abbiamo l'ecoscandaglio della macchina proprio interna. In questo momento stiamo utilizzando il DFF1 UHD. Qui ci sono gli offset del guadagno che vi ho mostrato prima e il reset ai valori di default, e questo è un altro trucchetto che per chi non sa usare bene l'ecoscandaglio può essere veramente importante. Se non riuscite a vedere bene con l'ecoscandaglio, se pensate che i target non sono più in evidenza, se pensate che ci sia qualcosa che non va, io vi consiglio di fare prima di tutto un reset ai valori default, in modo da mettere la macchina con un setup basico, quello di fabbrica, che deve funzionare. Se non riusciamo a farlo funzionare così, allora ci può essere qualche problema più importante. Un'altra cosa che a me piace tantissimo di questa macchina e che io personalmente uso tantissimo è utilizzare le mie foto, cioè le foto che posso fare, gli screenshot, anzi per essere più precisi, dello schermo, e metterle nella posizione sulla cartografia di dove vengono fatte. Vi mostro come si fa. In questo momento siamo nella visualizzazione ecoscandaglio, mettiamola addirittura in frequenza singola. Se io voglio scattare una foto di quello che sto vedendo, per esempio questi target, basta che con 2 dita vado a schiacciare lo schermo, a toccare lo schermo.
farà un rumore e comparirà la dicitura screenshot acquisito. In questo momento io, se vado sulla cartografia, posso andarmi a vedere la foto, sempre che siano attive le mie foto, cosa che in questo momento non è, ma lo possiamo fare. Quindi oggetti utente, le mie foto, e in questo modo, sotto la mia barca, perché siamo fermi, mi vado a ritrovare lo screenshot appena fatto. Lo posso fare anche per salvare i setting dell'ecoscandaglio. Mi apro la paginetta dei setting, batto con 2 dita sullo schermo e faccio lo screenshot e me lo salvo. Questa barca è una barca che pesca parecchio e di foto ne ha fatte tante, così vi faccio vedere un po' di come si vedono queste cose direttamente in diretta. Ecco uno screenshot. Qua abbiamo visto un target sui 56 metri, si tratta probabilmente di una ricciola perché, come vedete, è molto ferma. Vediamo questa. Qui abbiamo un po' di movimento, guardate un po' il live come mi mostra la mangianza sulla sinistra, l'ecoscandaglio classico invece che la mostra sempre nella stessa posizione. Faccio vedere di nuovo. Sull'ecoscandaglio lo vediamo qua, la mangianza, però in realtà vedete che è spostata circa 15 metri rispetto a dove siamo. Vediamo se c'è qualche altra foto interessante. Un gradino, guardate il live come ti mostra perfettamente il gradino sul fondo con relativi target. Qui avremo una situazione simile. Qui stiamo facendo la mappatura del fondo. Guardate un po' il shift dai 35 ai 55 metri, mi concentro solo su una piccola area di fondo. E adesso andiamo a vedere qualche altra foto più interessante, sicuramente. Vediamo cosa c'è qui. Una risalita di un pesce dalla profondità di 157 metri e il gradino di cui vi parlavo prima. Qui di foto ne abbiamo poche perché sono state fatte sull'altro schermo. Questo non è nulla di interessante, è un gradino alla fine. Vediamo qua cosa abbiamo. Qua abbiamo qualche foto del side scan. Su questa barca abbiamo anche il side scan. Qua siamo a 86 metri di profondità. Cos'è il side scan? È una sonda particolare che riesce a leggere a destra e a sinistra della barca con un angolo veramente molto stretto, nell'ordine di appena 1,5 gradi. Avanzando la barca, quindi si può utilizzare soltanto in movimento, riesce a disegnarmi sul fondo, sul mio schermo, riesce a disegnarmi tutti gli elementi appoggiati al fondo, per esempio le rocce, i relitti, con un'altissima definizione, e mi permette di andare a scegliere la posizione dove andare a cercare il pesce. Guardate, queste sono tutte pietre su un fondo di ghiaia. Questa è una posizione perfetta per pescare tantissimi pesci diversi. Vediamo se abbiamo ancora. Ecco l'esempio delle pietre. Qua siamo dagli 83 metri ai 89 metri, quindi sono pietre molto piccole. Guardate lo shift, 80, vediamo un po'. 80, 85, 87. Questa è una pietra di 2 metri su una profondità di 87 metri con il pesce sopra. Questi sono i posti migliori dove andare a cercare i pesci. Piccoli hotspot, piccole pietre in grandi profondità che normalmente non sono conosciute, dove riusciamo a trovare anche pesci molto importanti perché sono posti vergini. Le grandi secche, i posti dove vanno tutti, ormai riescono a regalarti veramente poco pesce. Bisogna andarselo a cercare il pesce. Il side scan serve proprio a questo.
una visione laterale molto grande, arriva anche a 300 metri, per una battimetria di 100 metri. E in tutta questa zona riusciamo a trovare relitti e pietra. Ragazzi, so che è stata una puntata molto intensa, vi consiglio per chi è interessato di rivedersela magari, ma presto faremo anche altre cose perché so che vi interessano. Se avete suggerimenti o vi serve qualcosa di particolare, basta che mi lasciate un commento e sarò anche felice di rispondervi. Ciao e ci vediamo presto.